Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dato che ogni anno durante la stagione estiva tanti di voi mi chiedono informazioni sulla percorrenza delle strade del Piemonte, quando si possono percorrere, quali sono i divieti, quando sono le aperture, ho deciso di fare un video per raccogliere tutte queste informazioni, così da tenervi sempre aggiornati per quanto riguarda la percorrenza delle strade più famose del Piemonte. Il Piemonte è la patria delle strade militari in alta quota e ciò che amo di questa regione è che tutto viene gestito e regolamentato nel pieno rispetto di tutti gli amanti della montagna, compresi anche noi motociclisti. Dunque quasi tutte le strade militari in alta quota hanno delle restrizioni nella percorrenza che hanno il fine di permettere alle moto e alle auto percorrerle senza però interferire con quello che è il traffico anche dei pedoni e delle biciclette. Se volete conoscere anche qualche altra strada vi invito, se non l'avete già fatto, a guardare l'altro video che avevo realizzato sulle 5 strade sterrate da percorrere in Piemonte, così da prendere anche qualche spunto, e qui cercherò fondamentalmente di darvi qualche dritta su quali sono i divieti, le giornate in cui sarà possibile percorrere queste strade e le aperture stagionali. Inizio a darvi come indicazione generale che queste strade si trovano principalmente in due province, nella provincia di Torino e nella provincia di Cuneo, quindi potete utilizzare entrambe le località come base per programmare il vostro giro a seconda che vogliate più o meno orientarvi su una o sull'altra zona. Partiamo quindi da subito con la Val di Susa. La tabella settimanale in Val di Susa è strutturata in modo che non si possano percorrere tutte le strade sterrate e famose in alta quota durante la stessa giornata. Sarà quindi impossibile percorrere ad esempio la Sietta e lo Giaffrò nella stessa giornata, ma ci sono delle giornate specifiche in cui queste strade possono essere percorse e adesso le andiamo proprio a vedere una per una. Partiamo con la strada della Sietta. L'apertura è stagionale dal 1 luglio fino al 31 di ottobre e il transito è sempre gratuito. È vietato tutti i mercoledì e i sabato. Passiamo poi al Forte Giaffrò e alla Galleria dei Saraceni. L'apertura stagionale va dal 1 di giugno al 30 di settembre ed è sempre gratuito. È consentito esclusivamente i mercoledì e i sabato. Col di Sommelier l'apertura stagionale va dal 1 luglio al 30 di settembre e l'orario di percorrenza della strada va dalle 8:30 alle 18, orario in cui troverete aperto il baracchino all'ingresso della parte finale della strada, dove pagherete un pedaggio di transito di 8 euro. Al di fuori di quegli orari la strada non è percorribile. Divieto di transito tutti i giovedì. Valle Argentera, apertura stagionale dal 12 di luglio al 31 di ottobre, salvo complicazioni e lavori, e nel periodo dal 1 agosto al 7 settembre, dalle 8:30 alle 17 si pagherà un pedaggio di 5 euro per il transito. Strada di Punta Colomion, apertura stagionale dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 ottobre al 30 novembre, senza limitazioni. Dal 1 luglio al 30 di settembre invece sarà vietata tutti i mercoledì. Passiamo quindi alla provincia di Cuneo. In Valle Maira si diramano delle spettacolari strade sterrate in alta quota, tuttavia rispetto alla Val di Susa la legislazione qui è molto più complicata nonché confusionaria, cambia molto spesso e quindi vi lascio delle indicazioni che sono attuali, ma vi invito comunque a informarvi prima sui siti delle varie amministrazioni che gestiscono le strade. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione e su ogni strada vi dirò a quale ente appunto rivolgervi per sapere appunto se la strada sarà percorribile o meno.
Partiamo quindi con la celebre Via del Sale. L'apertura stagionale va dal 21 di giugno al 12 di ottobre, dalle 8 alle 20. Il pedaggio è di 15 euro per le moto, che può essere corrisposto sia in una delle due stazioni d'ingresso della via, ovvero Limone e Briga, oppure preventivamente sul sito internet, cosa che vi consiglio dato che gli ingressi sono contingentati. Strade della Gardetta. I divieti di transito sono tutti sabato e i festivi dal 12 di luglio al 14 settembre. Ad agosto invece il transito sarà sempre vietato. Al di fuori dei predetti divieti il transito è gratuito. Colli del Sampeire e Bicocca, l'apertura stagionale va orientativamente da giugno a novembre. Non sono riuscito a trovare alcun tipo di ordinanza per il transito di queste strade, ma il transito è gratuito. Colle di Gilba, apertura stagionale da giugno a novembre, transito gratuito. Per quanto riguarda la strada dei Cannoni, ahimè, il transito è vietato assolutamente fino a data da destinarsi. Stessa cosa per la strada del Col del Prete, divieto di transito assoluto anche questo fino a data da destinarsi. Bene ragazzi, questa era quindi una carrellata di quelle che sono grosso modo le più importanti ordinanze, limitazioni, pedaggi, orari e tutto quello che concerne lo sterrato, l'off-road nella zona piemontese. Altra cosa da sapere quindi, in cosa incorriamo se non rispettiamo questi divieti. C'è un cartello bordato rosso col centro bianco, secondo me è un cartello di pizza. Ovviamente io l'ho testato per voi. Parliamo della legge regionale numero 32 del 2 novembre 1982. In cosa consiste quindi la sanzione? Una sanzione amministrativa di 135 euro da pagare entro 30 giorni. A questo dovete aggiungere che in determinate aree SIC o aree protette di parchi naturali a questa sanzione si potrebbe aggiungere anche il sequestro amministrativo del veicolo. Quindi la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione, controllare bene i divieti prima di partire e svolgere l'attività comunque motociclistica nel massimo rispetto. Quelli che vi ho dato sono delle indicazioni molto generali. I divieti, come vi ho già detto, possono cambiare spesso, quindi non date per buono quello che vi ho detto, consultate i siti che vi ho lasciato qui sotto in descrizione perché sono quelli ad essere sempre aggiornati. I riferimenti che vi ho dato sono quelli di questo momento, quindi potrebbero evolversi, potrebbero esserci magari delle frane, delle situazioni naturali che portano poi ad un evolversi delle ordinanze e quindi a rendere determinate strade non percorribili piuttosto che delle altre. Quindi informatevi sempre bene prima di percorrere queste strade. Parliamo di strade di montagna, quindi massima attenzione, andiamo preparati con moto adeguate e non mettiamoci nei guai. Detto questo, quindi ragazzi, in primis rispettate la natura, lasciate sempre più pulito di come avete trovato e facciamoci riconoscere sempre come motociclisti amanti della natura e rispettosi della natura e di chi la frequenta. Ci vediamo al prossimo episodio. Per il prossimo anno realizzeremo di nuovo questo video per tenervi sempre aggiornati e ci vediamo alle prossime avventure. Da Banan Travels è tutto.